Buonanotte, spero che stiate molto bene. Noi siamo in macchina, stiamo andando alle Cinque Terre in Liguria, più o meno a 1 ora e 40 da casa, quindi ne approfittiamo per trascorrere il weekend lì. E volevo iniziare questo vlog facendovi una domanda che mi ha fatto pensare oggi, no? Avete mai pensato a perché seguite determinate persone sui social? Anche adesso, no? Perché state guardando un nostro vlog? Cos'è che vi piace? Cosa sperate di trarne? Io so quello che spero di portarvi ispirazione, motivazione, felicità e di aiutarvi a sentirvi bene a 360 gradi, quindi sia nella testa che nel vostro corpo che emotivamente. E io ad esempio come social uso principalmente Instagram e mi piace seguire, direi che il 100% delle persone che seguo sono donne, forse sì, l'unico uomo che seguo è Jay Shetty, quindi è molto fortunato, ma a parte lui sono tutte donne, sono donne molto sane, molto positive anche, molto solari, in cui le seguo perché mi ci ritrovo in loro, mi fanno sentire bene mentalmente, emotivamente e mi sento proprio parte della loro comunità, no? E spero che sia anche quello che io vi porto. Mi piace quindi seguirle ogni giorno nelle loro storie, commentare, mettere mi piace ai loro post perché proprio mi contribuiscono alla mia felicità e quindi è il minimo che possa fare per loro. Quindi ecco, spero a mia volta di portarvi questo tipo di energia. Finché ci sono, approfittatene pure per mettere mi piace a questo video e iscrivervi al mio canale se non è ancora fatto e se vi piace appunto il tipo di contenuto che vi propongo qui, e mettetemi pure in commento di quali altri argomenti vorreste che vi parlassi, un po' di più della felicità, un po' di più di come rimango motivata, come tendo a vedere le cose in modo positivo anche quando ci sono delle cose molto gravi che succedono nella vita o nel mondo. Ecco, ci vediamo un po' più tardi nel vlog, per ora vi lasciamo perché siamo quasi arrivati. Bentornati e per quelli nuovi, benvenuti sul mio canale. Io sono Salima, sono una ragazza dalle 1000 origini e che ha vissuto in diversi paesi in tutto il mondo, tra cui gli Stati Uniti, la Svizzera, adesso vivo in Italia, di origine sono nata e cresciuta in Francia. Oggi vi porto con noi in uno dei nostri weekend in Italia, ma dall'altra parte della Liguria, ossia nelle Cinque Terre e a La Spezia. Voglio approfittare anche di questo vlog facendovi vedere un po' quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo mangiato, che abbiamo visto, come trascorriamo praticamente i nostri weekend, anche per lasciarvi qualche perla di, spero, motivazione. Ossia le piccole cose che tendiamo a fare nel quotidiano quando siamo sotto pressione, molto stressati dal lavoro, dagli impegni che abbiamo da fare, ma anche il weekend, per cercare di investire più intenzione in quello che facciamo. Perché alla fine sono quelle piccole abitudini che sommano i nostri giorni e alla fine fanno la vita che abbiamo e il fatto che siamo felici o meno della vita che stiamo vivendo. Quindi vi voglio incoraggiare, e con questo è anche un promemoria per me stessa, di stare attenta a come spendiamo i nostri momenti nella vita e particolarmente le mattine. No? Cosa facciamo appena ci alziamo? Ci alziamo a suon di cellulare e beviamo un caffè super veloce e siamo fuori dalla porta andando al lavoro, oppure cerchiamo di avere dei momenti per noi stessi, per stare bene, per prepararci ad uscire nel mondo e ad essere la versione migliore di noi per i nostri colleghi, il nostro partner, i nostri amici.
Eccoci qua alla Spezia adesso con Nick e Samsara, ovviamente abbiamo appena finito di mangiare, stiamo passeggiando sul porto, mettiamola così, Viale Italia. Viale Italia, sì. E ci stiamo ricordando di questi posti in cui siamo stati insieme all'inizio della nostra relazione, quindi è molto carino. Qua dietro di me si vede il mare, il porto, tutte le barche, e qua il Viale Italia con Nick e Samsi lì dietro. Ne approfitto che siamo sulla strada per continuare il discorso di prima. Un aspetto di cui non ho ancora parlato è il modo in cui tendiamo a parlare a noi stessi, no? Il dialogo interno che abbiamo con noi stesse e anche le cose che leggiamo, le riviste, i giornali, le cose che guardiamo in TV, sia il notiziario che magari i programmi di reality che ci fanno sentire male, che ci fanno sentire inadeguati, che ci mettono sempre ansia perché pensiamo alle guerre, alle pandemie, a tutte le cose negative che si svolgono nel mondo e non riusciamo più a funzionare in modo decente, essere rilassati in modo da poter offrire anche un ambiente rilassato a chi ci sta attorno. Quindi in poche parole direi che è molto importante stare attenti con chi condividiamo la nostra energia e l'energia che lasciamo intorno a noi, chi ha accesso a noi stessi, perché quello influirà sul modo in cui ci sentiamo, sul livello di stress o di rilassamento che sentiamo, sul livello di odio o di amore che sentiamo. E tutte queste cose che a prima vista sembrano piccole possono notevolmente cambiare la qualità della nostra vita. Adesso, parlando di cambiare lo stile di vita, vi lascio con la ricerca del perfetto kombucha. Vai, lo proviamo, una limonata. Guarda, ialuronico. Wow. Sant'Anna. Cercavo del kombucha. Fa anche acido ialuronico. Adesso, dai. Ah, il kombucha? L'hai visto? No, non ancora, ma penso proprio ci sia. Vabbè, il kombucha non l'abbiamo trovato. Tra l'altro, se l'avete visto, mettetelo in commenti perché io non so se sono mezza cieca o cosa, però proprio non l'ho vista. Però voglio finire comunque questo vlog con una nota di positività, no? Perché sapete che sono molto ottimista e che cerco di diffondere più felicità, più gioia intorno a me, almeno per quanto posso. E di incoraggiarci tutti quanti a pensare a quello che dobbiamo fare per uscire magari da una situazione che non ci dà soddisfazione e vederlo in questo modo. È meglio soffrire momentaneamente per poi sentirci liberi e felici per il resto della vita. Ovviamente ci saranno comunque sempre degli ostacoli eccetera, ma ci sentiremo liberi da quel grosso ostacolo che ci teneva indietro, oppure preferiamo rimandare, evitare, resistere quella cosa su cui dovremmo veramente lavorare, quindi in questo modo anche privarci dalla vera felicità, dalla vera libertà e posporre sempre per anni e decenni la nostra felicità, finché non arriviamo alla fine della nostra vita e guardiamo indietro e ci diciamo: cavolo, se solo avessi avuto il coraggio di affrontare quella mia paura, quella mia cosa che mi intralciava nella vita, avrei fatto una vita molto più gioiosa e al 100%. Ecco, vi voglio lasciare con questa domanda che alla fine non ha una risposta universale, ma spero vi aiuterà a pensare alla vostra vita e alla direzione che le state dando. E vi lascio anche con questa bellissima citazione che vedete adesso sullo schermo, che mi ha ispirato questo weekend al mare. Buona giornata a tutti e a presto.